Buonasera a tutti, io sono Dinescia Di Francesco per gli amici di D e benvenuti alla terza puntata della Per il succo. Oggi abbiamo un buonissimo succo di frutta ACE, cioè limone, carota e arancia. Dissetante, forse è meglio in estate però. Questa sera parleremo di un'opera teatrale veramente molto importante, Le Fenice di Euripide. Questa è un'edizione della Garzanti con testo anche in greco, quindi abbiamo il testo originale in greco e la traduzione a fianco. Tra tutte le traduzioni che ho trovato anche nel corso degli anni, perché quest'opera io l'ho anche messa in scena, ma ne parleremo dopo, questo libro ha effettuato una traduzione veramente molto, molto buona, per cui anche l'adattamento è stato molto più facile. Quest'opera fu scritta da Euripide nel 410 o 409 a.C. L'argomento affrontato è lo stesso dei sette contro Tebe di Eschilo, cioè il conflitto dei fratelli Eteocle e Polinice, figli di Edipo. Danno il nome alla tragedia un gruppo di donne fenice destinate al santuario di Apollo a Delfi, che arrivano a Tebe e assistono alla vicenda che qui poi avrà luogo e che poi in un certo senso racconteranno. Questa tragedia parla di Eteocle e Polinice, due fratelli che si sono figli di Edipo che si sono accordati per alternarsi al comando della città di Tebe, un anno ciascuno. Solo che scaduto il proprio tempo, Eteocle non intende cedere il regno al fratello Polinice, che si presenta con un esercito proveniente da Argo per reclamare i suoi diritti. Nel frattempo la madre Giocasta decide di convocare i due fratelli per raggiungere un accordo, ma non ottiene risultati. Creonte, il fratello di Giocasta, che in questo momento è il consigliere di Eteocle, viene a sapere da Tiresia, l'indovino cieco, che l'unico modo per salvare la città è appunto sacrificare suo figlio Meneceo. Nel frattempo Antigone, sorella di Eteocle, Polinice cerca anche lei di mediare. Questa tragedia è una saga familiare. Continua in un certo senso quella che è la storia di Edipo, no? Edipo che uccise il padre e sposò inconsapevolmente sua madre, dando il via a una stirpe maledetta, cosa che nell'opera ritornerà sempre. Questo concetto della stirpe maledetta, della stirpe che non doveva nascere, perché ovviamente stiamo parlando di un incesto. E i due fratelli hanno entrambi fondamentalmente ragione, perché Eteocle vuole difendere la città dal fratello invasore. Polinice invece vuole riprendersi la sua parte di trono, perché è l'anno in cui dovrebbe regnare lui. Non si riesce a stare dalla parte dell'uno o dell'altro, perché hanno un po' ragione entrambi. Quello che è molto bello all'interno dell'opera è non solo il rapporto difficile, controverso dei due fratelli, ma anche il rapporto, per esempio, tra la madre Giocasta e i due figli, oppure la sorella Antigone con lo zio Creonte. I rapporti familiari vengono indagati, vengono sviscerati, vengono rappresentati nella loro realtà, nella loro crudezza. Adesso però voglio leggervi un pezzettino di quest'opera, ma ho bisogno di qualcuno. Ci sono! Paolo! Ma che cosa ci faccio qui? Stavo giocando. Ma come stavi giocando? Ma ho bisogno di te, Paolo. Per fare cosa? E dobbiamo leggere. Cosa dobbiamo leggere? Qua, Le Fenice. Te lo ricordi? L'hai anche interpretato. Tu Non lo eri ricordo. Polinice, se non sbaglio. Sì, Polinice. Leggiamo un pezzetto di Giocasta e Polinice. L'incontro all'interno del castello prima che arrivi anche l'altro fratello Eteocle. Giocasta e Polinice non si vedono da molto tempo, quindi c'è molta emozione da parte della madre nel rivedere il figlio e anche ovviamente da parte del figlio nel rivedere la madre. Oh figlio, sei tu. Dopo un tempo infinito rivedo il tuo volto. Abbracciami stretto stretto, Polinice. Senza di te la casa paterna era un deserto. Un fratello perfido ti ha esiliato, ma ti rimpiangono gli amici, ti rimpiange la città. Figlio, non indosso più vesti bianche, ma questi cenci scuri color tenebra.
Il mio vecchio marito è cieco, chiuso nel palazzo, oppresso sempre dall'angoscia e dal rimpianto per i 2 figli che hanno lasciato la casa. Madre, so che per te è stato un patimento. Ho dovuto lasciare la mia famiglia e la mia terra per andare in esilio. Ad Argo ho trovato rifugio. Il re Adrasto mi ha accolto e mi ha dato in sposa sua figlia. So che volevi figli e così ti sei legato a una straniera. Hai stretto parentela con forestieri e ciò mi ha recato strazio. Non ho potuto prendere parte al matrimonio e la tua sposa non è mai entrata a Tebe, festeggiata da tutti. Madre, sono stato saggio insieme folle a venire qui. Avevo paura. Temevo una trappola mortale ideata da mio fratello e così ho attraversato la città con la spada in mano. Quando ho varcato le mura, ho pianto a lungo nel rivedere la reggia e tutti i luoghi a me cari. Ora abito in una città straniera e ho gli occhi sempre gonfi di lacrime. Un dio infierisce contro la stirpe di Edipo. La distrugge. Io ho partorito e non dovevo avere figli. Poi ho sposato tuo padre e ho messo al mondo te. Da tempo su di me si sono riversati mali tormentosi. Lo so, madre, la nostra stirpe è maledetta, ma ti giuro sugli dei che a malincuore combatto contro la mia terra nativa. Lo ha voluto Eteocle. Ma adesso tocca a te, madre, mettere pace tra me e mio fratello e liberare dai mali tutta la città. Grazie Paolo per aver partecipato. So che giocare alla PlayStation lo preferisci. No, dai, mi sono divertito, va bene? E non è ancora finita. Ah. Allora, intanto volevo sapere da te cosa hai provato ad interpretare il personaggio di Polinice. Beh, è stato come tutte le parti emozionante perché è un personaggio forte, perché è un personaggio sicuro di sé, ma al tempo stesso molto fragile, perché comunque è stato cacciato dalla sua terra, da suo fratello, e quindi la persona che in teoria doveva essere quella più vicina a lui lo tradisce. Questo tradimento, questa pugnalata alle spalle è un qualcosa che si porta dentro fino alla fine. Quali sono state le difficoltà per entrare in empatia con questo personaggio? Visto che è vissuto in un'epoca completamente differente dalla tua, qui stiamo parlando di 2500 anni fa. Come hai fatto? Che difficoltà hai avuto? Beh, la difficoltà essenzialmente, come hai detto tu, è il fatto che Pollinice è vissuto in un'altra epoca e quindi giustamente lui si pone nei confronti della vita in un modo completamente diverso da come potrei fare io, quindi combattendo oppure ponendosi in maniera più regale, perché lui comunque È un principe. esatto, è un principe. E quindi la difficoltà è stata questa, riuscire a entrare nei suoi panni e vestire le parole in un modo completamente diverso da come avrei fatto io. Bene, allora ringraziamo Paolo e che dire, alla prossima volta! No, aspetta, mi stavo divertendo! Come vi dicevo prima, da quest'opera io ho adattato il copione, Le Fenice, che poi abbiamo messo in scena 2 o 3 anni fa. Ho avuto parecchie difficoltà. Perché? Perché intanto è un'opera greca, quindi è molto antica, ha un linguaggio arcaico, ha un linguaggio diverso da quello come possiamo parlare noi, no? In maniera scorrevole durante il giorno. Quindi è stato molto difficile fare un lavoro di taglia e cuci per renderlo il più snello possibile. Gli attori non dovevano avere una recitazione aulica, ma una recitazione naturale, dove mettevano davvero in scena le emozioni dei personaggi. Euripide nacque a Salamina intorno al 485 a.C. e morì a Pella nel 406 a.C. Insieme ad Eschilo e Sofocle è considerato uno dei maggiori poeti greci in assoluto. E soprattutto è quello che in un certo senso ha avuto l'evoluzione, perché rispetto agli altri 2 autori lui indaga molto di più la psicologia dei personaggi. Dovete sapere che nella tragedia greca la morte e le uccisioni non si facevano mai vedere, venivano raccontate dai coreuti piuttosto che dai protagonisti sulla scena, ma non venivano mai messe in scena, non venivano mai fatte vedere al pubblico. Al contrario, io le ho volute mettere in scena.
compreso la battaglia fra i due fratelli. Qui sotto potrete trovare il link dello spettacolo che abbiamo messo in scena 2 anni e mezzo fa. E commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi un vostro parere. Detto ciò, vi ringrazio per avermi seguita. Ringraziamo anche Paolo, che sicuramente sarà da qualche parte a giocare con la PlayStation, ma lo coinvolgerò altre volte. Se vi state chiedendo perché entrambi fossimo senza mascherina, sappiate che conviviamo, quindi non era necessario. Vi ringrazio e vi saluto. Auguri alla prossima puntata della Perisucco. E mi raccomando, troverete il link dello spettacolo, il link per acquistare il testo, caso mai lo voleste leggere, e soprattutto alla prossima puntata. Non mancate!